Molte volte cambiare una piccola abitudine che ti danneggia porta ad un cambiamento radicale nella vita a 360 gradi. Bella raga, sono Misha, questa è la seconda parte del video sulle abitudini e vorrei parlarvi di abitudini chiave. Sono tutte quelle abitudini che sono in grado di trasformare o eliminare altri modelli comportamentali che sono direttamente connessi a loro. Prendiamo ad esempio l'attività fisica. Capiamo che non è solo l'allenamento, ma porta tantissimi altri benefici nella vita perché condiziona altri comportamenti, come ad esempio l'alimentazione, la riduzione del fumo, la riduzione dello stress, e ce ne sono tantissimi altri. Quindi è chiaro che un'abitudine chiave innesca un cambiamento di ampia portata, avviene una sorta di reazione a catena che rende più accessibili altre buone abitudini. Non sono facili da trovare, ma quando la si individua ti cambia la vita. Ho smesso di fumare da 4 anni e a farmi smettere non è stato il circolo dell'abitudine di cui ho parlato ampiamente nel video precedente. Giusto per ricordare, segnale, risposta concorrente, gratificazione. Ora dicevo, non è stato questo circolo a farmi smettere, ma ho trovato la mia abitudine chiave, che è appunto l'allenamento quotidiano. Il mio segreto è stato sostituire una routine autodistruttiva con un'altra più sana e posso dire che questo è stato uno dei più grandi traguardi che abbia mai raggiunto. E la domanda sorge spontanea: ma se smettessi di allenarmi, ricomincerei a fumare? Pensandoci, non mi interessa conoscere la risposta, importante è che ora mi sento bene. Quello che voglio dire è che individuare il segnale non sempre aiuta a migliorare e porta ad un cambiamento, ma ci aiuta a progettare il cambiamento del comportamento. Importante è voler cambiare, è importante crederci nel cambiamento che si vuole raggiungere. Purtroppo non esiste una ricetta o una formula segreta che funziona al 100%. Cambiare un'abitudine richiede tempo e determinazione. Ricapitolando, le abitudini chiave coincidono quindi con dei piccoli traguardi che ci danno un senso di gratificazione per averli raggiunti, come ad esempio fare il letto la mattina oppure lavarsi i denti, ma che ci portano ad ottenere dei benefici ben più grandi nella vita di tutti i giorni. È importante dire che le abitudini non possono essere sradicate del tutto, ma possono essere modellate o riconfigurate seguendo questa semplice regola. Se manteniamo il segnale e la gratificazione, possiamo sostituire la routine. Quindi dobbiamo trovare la routine alternativa. E si è visto che le probabilità aumentano se si fa parte di un gruppo di persone che hanno lo stesso problema, come ad esempio nel caso di Alcolisti Anonimi. Attraverso tutto un programma di 12 step loro modificano soltanto la routine e in questo modo imparano le abitudini nuove e acquistano fiducia osservando gli altri. Per concludere raga, le abitudini giuste sono secondo me la chiave per migliorare e semplificare la propria vita, perché sono ciò che ci permette di fare qualcosa con difficoltà la prima volta e poi col passare del tempo farla in maniera semi-automatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando capiamo ciò che vogliamo essere nella vita, dobbiamo esercitarci in questo e col tempo diventeremo inevitabilmente più bravi, ma è importante trovare qualcosa a cui puntare, qualcosa su cui concentrarsi. Se vuoi un cambiamento, fai ciò che ti piace, fallo diventare un'abitudine e il cambiamento diventerà reale. E se non sapessi da dove iniziare, Arnold Schwarzenegger ci dà un suggerimento nel suo ultimo libro, Renditi utile, 7 regole per cambiare la tua vita. Vi lascio il link qua sotto. Se sei adulto e non sai cosa fare nella tua vita, fai ciò che ti piaceva fare quando eri bambino. Come ho già detto, la volontà di credere in ciò che si fa è l'ingrediente più importante per il cambiamento. Peace. Ma quante volte avrò pronunciato la parola abitudini in questi 2 video?